Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Here we are with another episode of our special listening practice for beginners. This is episode number 4. Make sure to watch the previous ones. Today you will listen to simple dialogues in Italian and of course a few questions will test your comprehension. In language learning it's very important to be active, so once you have watched the video, play it again and repeat the sentences out loud. It works! You can pause the video to listen and repeat as many times as you need. Practice is everything! The full transcript is available on our Patreon page. By the way, this video is also very good practice for lesson number 4 of our beginners course, which you can get on Patreon. Have a look! And don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon. By watching our weekly videos, you will improve your Italian and help us grow at the same time. Cool! Cominciamo! Italian listening practice for beginners. Cosa mangiamo oggi? Ciao Daniele, cosa mangiamo oggi? Pollo e patate. Pronti? Un pollo appena sfornato per te. Grazie, Andrea. Ciao. Cosa mangiamo oggi? Pollo arrosto e patate. Ma è caldo, non possiamo usare il forno. Non c'è problema, lo compriamo già pronto al supermercato. Buona idea. Vai tu a fare la spesa? Eh no, vai tu. Cosa mangiamo oggi? Pollo arrosto e patate. Ma è caldo, non possiamo usare il forno. Non c'è problema, lo compriamo già pronto al supermercato. Buona idea. Vai tu a fare la spesa? Eh no, vai tu. What are Diana and Marco going to eat? Chicken and potatoes, pollo e patate. Are they going to cook at home? No, they are going to buy the food at the supermarket. Lo compriamo al supermercato. Who is going to the shops? Chi va a fare la spesa? Diana. L'insalata. Dopo il lavoro vado a fare la spesa. Cosa devo comprare? Prendi della lattuga e dei pomodori per l'insalata. Va bene. E poi? Prendi anche riso, zucchine e cipolle. Questa sera facciamo un risotto. Buona idea. Prendo anche della carne? No, è meglio comprare la carne domani. Dopo il lavoro vado a fare la spesa. Cosa devo comprare? Prendi della lattuga e dei pomodori per l'insalata. Va bene. E poi? Prendi anche riso, zucchine e cipolle. Questa sera facciamo un risotto. Buona idea. Prendo anche della carne? No, è meglio comprare la carne domani. What is Elena going to buy for the salad? Lettuce and tomatoes. What are the ingredients for the risotto? Rice, courgette and onions. Riso, zucchine e cipolle. Are they also going to eat meat this evening? No, they are going to buy meat tomorrow. Compriamo la carne domani. Olio di oliva. Da Eurospin, tonno pinna gialla all'olio di oliva Ondina 160 grammi a 99 centesimi. Olio extravergine d'oliva 100% italiano, Podere del Conte 750 ml a 3,89 €. Devo comprare una bottiglia d'olio, ma costa troppo. Costa tanto, però olio di oliva vuol dire migliore qualità.
Non mi interessa. Prendo una bottiglia di olio di semi e una scatoletta di tonno al naturale. Costa meno. Aspetta, ho visto in TV che al nuovo supermercato hanno delle buone offerte per l'olio d'oliva extravergine e per il tonno in olio di oliva. Davvero? Interessante. Andiamo. Devo comprare una bottiglia d'olio, ma costa troppo. Costa tanto, però olio di oliva vuol dire migliore qualità. Non mi interessa. Prendo una bottiglia di olio di semi e una scatoletta di tonno al naturale. Costa meno. Aspetta, ho visto in TV che al nuovo supermercato hanno delle buone offerte per l'olio d'oliva extravergine e per il tonno in olio di oliva. Davvero? Interessante. Andiamo. Vero o falso? Anna thinks olive oil is too expensive. True. Costa troppo. Deborah thinks olive oil means better quality. True. Migliore qualità. They are going to buy seed oil and tuna in spring water. No, false. At the new supermarket they have good offers for extra virgin olive oil and tuna in olive oil. Al nuovo supermercato hanno delle buone offerte per l'olio d'oliva extravergine e per il tonno in olio di oliva. Gli ingredienti giusti. Seguendo questa antica ricetta, Findus prepara pizza regina. La pizza margherita con mozzarella, olio extravergine di oliva, pomodorini, basilico e cotta su pietra. Che buon profumo di basilico! Ma cosa fai? Sto preparando la pizza. Bravo! Che pizza vuoi fare? La pizza margherita è la più buona. Basilico, mozzarella, prosciutto e salame piccante. Ma no, la ricetta è diversa. La pizza margherita è pomodoro, mozzarella e basilico. Ma con il salame piccante è più buona. Forse, ma non è la pizza margherita. Oggi il cuoco sono io e decido io. Che buon profumo di basilico! Ma cosa fai? Sto preparando la pizza. Bravo! Che pizza vuoi fare? La pizza margherita è la più buona. Basilico, mozzarella, prosciutto e salame piccante. Ma no, la ricetta è diversa. La pizza margherita è pomodoro, mozzarella e basilico. Ma con il salame piccante è più buona. Forse, ma non è la pizza margherita. Oggi il cuoco sono io e decido io. Who is going to bake a pizza? Marco. What are the ingredients for the pizza Marco wants to bake? Basil, mozzarella cheese, ham and hot salami. Basilico, mozzarella, prosciutto e salame piccante. Is it the right recipe for the pizza margherita? No, la ricetta è diversa. The recipe is different. What is then the right recipe? Pomodoro, mozzarella e basilico. By the way, what is called pepperoni in the English-speaking world is called salame piccante in Italian. If you order a pizza con pepperoni, just one P please, here in Italy, you will get this. La marmellata. Quello che voglio è fare la migliore marmellata possibile. Scegli tra 18 ricette preparate con sapienza e solo frutta raccolta a mano. Michele, hai comprato la marmellata? Certo, ho preso la mia marmellata preferita, la Zueck. Che strano nome! È tedesca? Ma no, è un cognome dell'Alto Adige, dove molte famiglie sono di madrelingua tedesca. Ah sì, vero! Come te!
Infatti anche tu hai una R un po' tedesca. Non è vero. Michele, hai comprato la marmellata? Certo, ho preso la mia marmellata preferita, la Zueck. Che strano nome! È tedesca? Ma no, è un cognome dell'Alto Adige, dove molte famiglie sono di madrelingua tedesca. Ah sì, vero! Come te! Infatti anche tu hai una R un po' tedesca. Non è vero. What jam did Michele buy? His favorite, la mia preferita, la Zueg. Zueg is a famous Italian brand. Why is Anna puzzled by the brand name? Because it sounds German. Many families in Alto Adige are German speaking, true or false? True. Molte famiglie sono di madrelingua tedesca. Vi sono piaciuti i dialoghi? Did you like the dialogues? Erano difficili? Erano facili? Were they difficult? Were they easy? Avete risposto bene? Did you answer correctly? Listen again to improve your listening skills. And remember, you get what you put in. Forza, keep practicing. Patrons, there are more dialogues waiting for you on Patreon. Not a patron yet? Why not? Join the circle. Ci vediamo presto. Ciao!